Ciao a tutti amici, in questo video vi parlerò di questo UPS, farò vedere il funzionamento, andremo a vedere il tipo d'onda di uscita che fornisce questo UPS dalla sua uscita, andremo a vedere quando va via la rete di casa, la corrente di casa diciamo, in quanto tempo riesce la batteria a fornire corrente alla vostra utenza, quanto tempo ci impiega a fare lo scambio e poi quanto tempo ci impiega a rimettere corrente, praticamente quando ritorna corrente, quanto tempo ci impiega a bypassare il circuito. Questo UPS lo danno per, qua c'è scritto, vediamo, power 1200, output l'uscita a tensione 220-240 VAC, capacità 1200 VA, che non il massimo, che non riesco a capire cosa si intende per capacità 1200 VA, anche perché la batteria al suo interno è una batteria di questo tipo, che massimo che hanno saranno 7 ampere, 7 ampere di corrente o 10 ampere massimo. 10 ampere non so dove si può andare con 10 ampere. Io momentaneamente ho fatto uscire i cavi dalla batteria qua, perché poi collegherò il mio alimentatore a 12 volt per poterlo farlo partire, perché le batterie che ho sono quasi tutte scariche e vedrò con l'alimentatore di fare delle prove. Allora, siccome che farò delle prove anche con l'oscilloscopio, mi sono procurato questo trasformatore 220-220. Facendo delle prove con l'oscilloscopio bisogna isolare la rete 220, diciamo, che arriva dalla spina, con la 220 che si alimenta l'apparecchiatura. Allora, per farvi capire ho fatto questo disegno, vediamo se riesco a farvi capire. Allora, ci vedo. Allora, questa è la nostra rete domestica 220 che arriva, ok? Viene alimentato l'oscilloscopio, la terra è la terra che è la carcassa dello strumento più la terra della massa dell'oscilloscopio, che sarebbe questa. Lo faccio vedere. Questa è la sonda dell'oscilloscopio, la terra è questo coccodrillino qua, e questo è quello che si fa la misura. Dunque la terra, essendo a massa con la struttura, se io andassi a misurare la fase con il coccodrillino, prenderei la fase, metterei a massa la fase diretta e salterebbe subito la termica, perché è proprio un cortocircuito. Anche se andassi a prendere il neutro, mettendo il neutro a terra, dovrebbe saltare lo stesso il salvavita, il differenziale. Allora io in questi periodi, quando facevo le mie prove misurando il 220, ho sempre staccato la terra. Infatti io ho due spine che collego l'oscilloscopio, quella sotto è senza terra e quella sopra è con la terra. Però scollegando la terra, se io andassi a prendere la fase con questa qua,
con la pinzetta di massa andrei a portare la 220, la fase, su tutta la carcassa. Bisogna stare attenti a quello. Dunque io di solito cosa facevo? Staccavo la terra, cioè prendevo l'alimentazione, quella senza terra, e mi assicuravo sempre di prendere il neutro come massa. Così facendo non mi saltava niente. Invece l'altra possibilità è quella di mettere un trasformatore, che è questo, un trasformatore 220. Praticamente la nostra utenza noi la alimentiamo con quel trasformatore qua, e così, anche se noi abbiamo collegato la terra al nostro oscilloscopio, possiamo andare a fare le nostre misure sull'uscita, oppure anche qua sul 220 qua. Ora vi farò vedere con l'oscilloscopio che anche se vado su qua non succede niente, ma se attaccherò l'oscilloscopio sulla linea quella con la messa a terra, con la messa a terra, e se vado a misurare qua non succede niente, o qua, perché sono isolato dal trasformatore. Ma se andassi a prendere la fase qua, in questo punto, che è la fase della rete domestica, farei un cortocircuito. Uguale, la stessa storia, anche se andiamo a misurare delle tensioni di un inverter. L'inverter è quello che varia i giri del motore, che ho fatto dei video precedentemente. Io l'ho sempre fatto staccando la terra, cioè alimentando l'oscilloscopio senza terra e andando a misurare direttamente qua, sapendo benissimo che mi troverei la tensione sulla carcassa dello strumento. Però adesso, avendo quel trasformatore qua, l'alimentazione io me la collego dopo il trasformatore e sono a posto. Ora vi faccio vedere proprio una dimostrazione. Allora, alimento il trasformatore, ok, vi faccio vedere l'alimentazione d'ingresso, ok, 221, 120, 221, e l'uscita che è 226. Questo trasformatore ha anche un più e meno 10% sull'ingresso del trasformatore, di modo che se la tensione d'ingresso è un po' più alta o un po' più bassa ti puoi regolare per avere il 220 in uscita. Adesso per esempio avevamo visto che era 226-227, va bene, ma se in caso dovesse entrare una tensione più alta io vado a spostarmi sul meno 10% e qua avrei la tensione giusta approssimativamente. Ok, il trasformatore, togliamo un attimo il corrente, lo spostiamo in parte, spostiamo queste cose qua, c'è un casino, spostiamo qua in parte, ok, così posso. Sul trasformatore ho montato una spina che andrò a alimentare il mio UPS. L'UPS dice che è 1200 watt, ma una batteria di questo tipo, facendo i conti, 12 volt per 7,2, vediamo quanto fa. 12 volt, 12 per 7,2 uguale, siamo a 86 watt di batteria. È vero che la batteria ha degli spunti abbastanza alti, potrebbe tenere 150-200 watt, ma per pochissimi minuti, ma proprio. Qua la batteria dice 7,2 ampere,
7,2 Ah. 7,2 Ah significa che lei fornisce 7,2 ampere in un'ora, e poi la tensione scende e dovrebbe fermarsi l'UPS. Ora proviamo a collegarla per vedere cosa succede. Meno è giusto qua? Ok. Misuriamo un attimo la tensione in continuo. Siamo a 1290 volt. Ok? Vedete 1290, 12. Adesso qua ci è attaccato una lampadina da 46 watt, quasi 50 watt. Vediamo se riusciamo a accenderla. Accendiamo il nostro UPS. E ce l'ha fatta ad accendere. Ok. Spegniamo. Ora andiamo a vedere l'assorbimento. Ok. Vediamo quanto assorbe su 12 volt. Assorbe già 6 ampere 50, 6,50 ampere. La batteria da 7 ampere dovrebbe durare per un'ora con questo carico da 50 watt. Abbiamo solo un carico da 50 watt però. E l'UPS però mi dice, vedete, si è già spento. Durato pochissimo. Calcolando che la batteria non è carica al 100%, potrebbe durare anche un po' di più, anzi dovrebbe durare con un carico, con un assorbimento adesso che vedevamo da 6 ampere, dovrebbe durare circa un'ora a batteria carica. Se noi alimentiamo con questo UPS un computer che di norma assorbirà 200-300 watt, perché gli alimentatori adesso dei computer sono sui 500 watt, però un assorbimento normale sarà circa sui 200-300 watt. 200-300 watt, questa batteria terrebbe acceso il computer pochissimi secondi. Dunque io vi consiglio, se volete comprare un UPS per il vostro computer, prima cosa non alimentate mai il monitor e altre cose, alimentate solo il computer, e poi prendetelo più grosso possibile, perché almeno vi permetterà di poter spegnere il computer se va via corrente, perché con un UPS come questo farete ben poco. Ora lo alimenterò direttamente io con l'alimentatore e andremo a vedere la forma d'onda di uscita. Gli inverter più costosi, diciamo, hanno l'uscita sinusoidale, questi di solito hanno un'uscita ad onda quadra. Ora vi farò vedere. Accendiamo, alimentiamo l'UPS, allora, meno U, ok. Uso l'alimentatore perché la batteria si scaricherebbe all'istante. Allora, vediamo se riusciamo a accenderlo. Allora, dobbiamo alzare un po' la corrente, non si accende.
Ok, c'è uno spunto di 10 ampere all'inizio quando si accende, e adesso ne abbiamo di ampere, vediamo quanti, 533, perché dipende dalla tensione che si dà all'alimentatore. Adesso siamo a 13 volte 85, se diamo una tensione più bassa la corrente sale, se diamo una tensione più alta la corrente scende. Andiamo subito a vedere la forma d'onda, copriamo un attimo questa lampadina che ci dà fastidio. Andiamo a vedere con l'oscilloscopio, sonda impostata 10 per, ok. Vediamo. Ok, qua vediamo ok, la nostra onda sinusoidale, ma è quadra, praticamente l'impulso positivo e l'impulso negativo. La frequenza è di 50 Hz. Ho notato che variando la tensione d'ingresso, cioè questa qua del 12 volt, lui va ad allargare e stringere l'impulso per compensare il 220 in uscita. Dunque il circuito è retroazionato. Vediamo, se io abbasso, vedete? Se io abbasso la tensione, lui va ad allargare l'impulso per compensare quel mancamento. Se io aumento la tensione, ok, fino a 14, vedete che stringe l'impulso, perché lui corregge per avere in uscita sempre il 230, vedete qua, per avere sempre il 230 in uscita. Se io vario la tensione d'ingresso, perché la batteria quando si scarica si abbasserebbe anche la tensione in uscita, invece lui, modificando il tempo dell'impulso, riesce a fornire ancora 230. Questa è la retroazione che ha l'UPS. Adesso andiamo a vedere una cosa molto importante, cioè dal momento in cui la corrente va via, la corrente diciamo di casa va via per qualsiasi motivo, quanto tempo ci impiega l'UPS a dare tensione lui? Dovrebbe essere un tempo quasi nullo, e questo ve lo farò vedere con la funzione roll. Adesso imposto un attimo tutte le cose. Ok, ci siamo. Ora ho alimentato l'UPS con la sua corrente, con la sua tensione che viene dal trasformatore per il fatto delle misure con l'oscilloscopio. La lampadina è accesa, abbiamo attaccato il nostro oscilloscopio e vediamo la forma d'onda sinusoidale, ok? Abbassiamo un po'. Ok. Adesso io tolgo corrente all'improvviso e vedete che interviene subito l'inverter a fornire la tensione, però con un'onda quadra. Rimettiamo corrente, ok, e ritorna l'onda sinusoidale. Però adesso io ve lo faccio vedere in un altro sistema con la funzione roll. Praticamente vediamo un attimo che diminuisco il tempo, che è questo, un attimo, diminuiamo ancora. Ora vi faccio vedere cosa succede nel tempo. Ok, da quadra e rimettiamo. Ok, fermiamo. Adesso possiamo anche spegnere
e andiamo un po' ad analizzare la cosa. Possiamo anche spegnere, spegniamo questo, ok, spegniamo anche questo e andiamo un po' ad analizzare. Allora, ok, ora andiamo ad analizzare, a zoomare e a vedere cosa succede, cosa è successo nel momento in cui è andata via corrente. Andiamo subito a vedere. Ok, praticamente cosa è successo? È stato proprio il tempo, è stato proprio brevissimo da quando ha staccato. Vedete che non c'è stata una riga di una mancanza di tensione. Vedete che appena è finita l'onda sinusoidale ha cominciato subito a condurre l'onda quadra. Ok, da quando abbiamo tolto corrente, il tempo che è passato, adesso andiamo a zoomare di più e a vedere quanto tempo è passato. Qua, partendo da qua, praticamente è quando è intervenuto l'inverter dell'UPS. Se noi andiamo ad allargare ancora un po', vediamo quanto tempo è passato, cioè tra qua e qua. Se noi impostiamo i cursori del tempo, andiamo a vedere, allarghiamo ancora un po', così vediamo bene. Allora, da quando è partito qua a quando ha smesso di funzionare, che abbiamo tolto corrente, sono passati 720 microsecondi, una stupidata. Ora andiamo a vedere quando abbiamo rimesso corrente, cosa è successo. Togliamo le misure. Allora, questo è tutto il periodo che ha funzionato l'inverter fino a qua quando è ritornata corrente. Andiamo a vedere quando è ritornata corrente cosa è successo. Andiamo ad allargare. Vediamo che dopo aver rimesso corrente, prima di riniziare ancora la semionda normale, quella della rete, è successo un po' questo casino che non so se è dovuto dalla commutazione dei relè o non so da che cosa. E andiamo a misurare anche qua quanto tempo c'è tra il ritorno della sinusoide normale e quella di prima quadra, che si sarà interrotta più o meno qua o anche qua. Sono passate 7 millisecondi. Dunque praticamente diciamo che è abbastanza veloce come tempo, sia al togliere alimentazione dalla rete, sia quando viene a mancare la rete, e sia quando si ripristina ancora, che arriva ancora la rete. E penso che non dovrebbe danneggiare nessun circuito, perché non ci sono degli spike di tensione alti, non c'è niente che possa danneggiare il circuito. Diciamo che con questo ritardo molto breve di pochi millisecondi, e poi vediamo che prosegue, ma non c'è nessun buco, non è che va via per un po' la tensione, il computer resterebbe acceso senza nessun problema. Dunque riguardo alla velocità che ha l'UPS a intervenire sulla mancanza di corrente e all'arrivo della corrente, si comporta abbastanza bene. L'unica cosa è che questi UPS praticamente forniscono questo tipo di onda, cioè un'onda quadra positiva, un'onda quadra negativa. Ma penso che una volta alimentato l'alimentatore del PC, se lui riesce a funzionare, l'uscita dell'alimentatore sicuramente avrà una tensione
stabilizzata e con un ripple residuo che è il suo caratteristico, diciamo, dell'alimentatore. Non penso che vada a dare dei problemi sull'alimentatore. L'alimentatore dovrebbe funzionare normalmente. Ho qua un altro inverter che dal 12 volt della batteria dell'auto lo porta a 230. Verifichiamo anche questo che forma d'onda dà, ma penso che sia quadrata anche questa. Mi dice 12 volt 350 watt. Andiamo subito a vedere. Ho già collegato la lampadina da 40 watt. Andiamo a dare l'alimentazione. 13 volt. E vediamo cosa succede. No, ok, accendiamo, vediamo se si accende. Fatto per accendersi, non c'è acceso. Allora probabilmente dobbiamo dare più corrente. Ok, anche questo assorbe 4 ampere su 12 volt. Andiamo con la pinza amperometrica, misuriamo. Siamo 4 ampere 30 e se aumentiamo la tensione diminuisce la corrente, vedete? Sono arrivato a 14 volt. Se diminuisco la tensione aumenta la corrente. Adesso manteniamo 13 volt e andiamo a vedere che tipo di andiamo a vedere che tipo di sinusoide esce. Uscirà un'onda quadra dal 10, è automatico. Ecco, anche qua abbiamo un'onda quadra molto più pulita rispetto a quell'altra dell'UPS. Aprire la lampadina perché vedete, molto più pulita di quella dell'UPS, perché vedete com'è bella squadrata. E anche qua, se si aumenta e diminuisce la tensione in ingresso, l'impulso andrà a regolare, la durata dell'impulso andrà a regolarsi per mantenere il 230 in uscita. Dunque anche questo è retroazionato. Vediamo, abbassiamo la tensione e si allarga l'impulso fino a qua, siamo a 10 volt, 10,50, e adesso mi suona, mi dice che la batteria probabilmente è scarica. Io aumento 10, 10,80, 11, 12, 13, così sono 14 volt e l'impulso è strettissimo, vedete, 14 fino a 15. Dunque anche questo non usa un'onda sinusoidale ma usa un'onda quadra. Dunque, se volete comprare un UPS per proteggere il vostro computer, comprate un UPS che almeno vi permetta di spegnere il computer quando viene a mancare l'alimentazione di casa. Così almeno riuscite a spegnere il vostro computer, il computer non rischia di danneggiarsi e i vostri dati li avete protetti, diciamo. E come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.